Ciao a tutti! Nel tutorial di oggi vi mostro come fare questo portafoglio ad uncinetto abbinato a questa borsa che vi avevo proposto qualche settimana fa, e se vi interessa e non avete visto il tutorial vi lascio il link nella descrizione del video e nell'angolo in alto a destra. Ma oggi vi mostro come fare il portafoglio. Innanzitutto vi dico che è il primo che faccio e che mi piace tantissimo, quindi fatemi sapere se piace anche a voi, se vi piace l'idea, se volete che ne facciamo di diversi, scrivetelo nei messaggi qui sotto al video. Io ho pensato a questa chiusura un po' etnica con il bottone e il filo che gira intorno, ma ovviamente se preferite potete mettere un bottone automatico all'interno e chiuderlo diversamente. Dentro ha 3 posti. È fatto così, è super semplice da fare e personalizzabile. Il bottone lo potete mettere al centro, queste 2 righe diverse potete spostarle dove preferite e se volete potete farlo più grande. Guardando il tutorial capirete che il lavoro è diviso in 3 sezioni e ogni sezione è fatta di 24 righe che lavoriamo in verticale in questo senso. Se volete che sia un po' più grande, per ogni sezione aumentate 2, 4 o anche 6 righe, comunque aumentate un numero pari di righe, quindi anziché fare 3 sezioni da 24 punti potete fare per esempio 3 sezioni da 26 punti o da 28 o da quanti volete voi. Oppure se lo volete più alto basta iniziare con più catenelle. In questo caso potete aumentare un paio di catenelle che poi saranno un paio di punti che lascerete in più in questo punto, ok? Tutto il resto vi consiglio di lasciarlo così com'è nel tutorial. Per quanto riguarda i materiali ho usato ovviamente lo stesso cordino che ho usato per la borsa. È un cordino da 3 mm, sono gomitoli da 250 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 200 metri e il colore che ho usato io è il 106. E per fare un portafoglio ho usato circa 60 grammi di filato, quindi come dicevamo con 2 gomitoli di questi facciamo la borsa e poi per esempio anche il portafoglio, e ne ho avanzato ancora. Se volete usare anche voi questo filato, nella descrizione del video vi lascio il link allo shop online di Un Filo di Passione dove trovate questo filato in tanti colori diversi. Per fare il portafoglio ho usato un uncinetto da 4,5 mm. In questo caso cerchiamo una lavorazione un po' fitta, quindi regolatevi anche con la vostra mano e appunto cercate di ottenere una lavorazione un po' fitta, non serve che sia super rigida perché poi la forma è data molto anche dalle carte che ci sono dentro. Fatemi sapere cosa pensate di questo progetto, se lo farete, se ne avete già fatti di questi portafogli, se volete fare qualcos'altro di abbinato alla borsa e al portafoglio, scrivendolo in un bel messaggio qui sotto al video o regalandomi il vostro like. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale e lavoriamo 40 catenelle. Una volta lavorate le 40 catenelle, iniziando dalla seconda catenella dell'uncinetto, lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto e lavoriamo nel filo che c'è dietro le catenelle, questo verticale. E quindi lavoriamo una riga di 39 punti bassissimi. Lavorando nel filo dietro delle catenelle, sotto vediamo le catenelle sul davanti, così come quando le lavoriamo. Se giriamo la catenella, dietro c'è questo filo. Entriamo in questo filo e se guardiamo sotto rimane la forma della catenella così come la vediamo davanti quando le lavoriamo.
una catenella, giriamo il lavoro e dalla riga 2 in poi in tutte le righe, tutti i punti li lavoriamo prendendo solo il filo dietro di ogni punto. Questa è la riga di punti bassissimi che abbiamo appena lavorato, la riga 1. Entriamo solo nel filo dietro e nella riga 2 lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto. Se non siete sicuri di riconoscere l'ultimo punto, ogni volta che giriamo il lavoro e iniziamo una nuova riga, nel primo punto mettete un marker. In questo modo, quando tornerete a lavorare nella riga successiva, saprete qual è l'ultimo punto della riga. Da qui in poi andiamo avanti a lavorare righe come la riga 2 fino alla riga 7. Un punto bassissimo in ogni punto, prendendo sempre solo il filo dietro di ogni punto. E alla fine di ogni riga facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Una volta lavorate le prime 7 righe avremo questo. Lavorando punti bassissimi, prendendo solo il filo dietro di ogni punto, otteniamo una lavorazione che ricorda il punto elastico a ferri, con queste righe verticali di V che ricordano appunto il dritto a ferri. Per creare ogni riga di V servono 2 righe di punti bassissimi, prendendo solo il filo dietro del punto. Quindi, se devo contare le righe che ho lavorato perché ho perso il conto o perché ho lasciato il lavoro e lo sto riprendendo, considerate questo. Quando la fine della riga è sullo stesso lato del nodino iniziale, vuol dire che abbiamo lavorato un numero dispari di righe, mentre se la fine della riga è sul lato opposto, abbiamo lavorato un numero pari di righe. Queste che vediamo qui sotto sono le catenelle iniziali, quindi non le contiamo. Dopo le catenelle iniziali, se apriamo il lavoro, vediamo bene che ci sono 1, 2, 3 righe di V complete e poi c'è quest'ultima riga. Per ogni riga di V sappiamo che abbiamo lavorato 2 righe e quindi fino a qui abbiamo lavorato 2, 4, 6 più 1, 7 righe. E questo lo so perché vedo che le righe di V sono 3 e se questa riga mi confondesse perché anche queste sembrano V, so che non posso aver lavorato 8 righe perché la fine dell'ultima riga è sullo stesso lato del nodino iniziale, questo vuol dire che ho lavorato un numero dispari di righe, quindi 2, 4, 6, 7. In questo modo possiamo contare le righe e sapere sempre a che punto siamo del lavoro. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga iniziamo con un mezzo punto alto, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto prendendo sempre solo il filo dietro e chiudiamo tutto insieme, un punto bassissimo e ripetiamo così per tutta la riga, un mezzo punto alto, un punto bassissimo. E concludiamo la riga con un mezzo punto alto. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo un punto bassissimo in ogni punto. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo un punto bassissimo, un mezzo punto alto e ripetiamo così per tutta la riga, un punto bassissimo, un mezzo punto alto.
La ripetizione è la stessa, ma prima abbiamo iniziato e finito la riga con un mezzo punto alto, in questo caso iniziamo e finiamo la riga con un punto bassissimo. Una catenella e giriamo il lavoro. E andiamo avanti a lavorare righe di punti bassissimi prendendo solo il filo dietro di ogni punto fino a lavorare la riga 24. Ho lavorato 24 righe. Per contare le righe, qui dove abbiamo lavorato le righe di un mezzo punto alto e un punto bassissimo, ogni riga di queste sono 2 righe di lavorazione. Quindi 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. E abbiamo ottenuto un rettangolo alto circa 21 cm e lungo circa 10 cm. Una catenella, giriamo il lavoro e nella prossima riga lavoriamo solo 12 punti, un punto bassissimo in ogni punto per 12 volte. Undici, 12, una catenella, giriamo il lavoro e ripetiamo in questo modo fino a lavorare in totale 24 righe da 12 punti. Lavorate le 24 righe da 12 punti, facciamo una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga da 11 punti. 10, 11 e ci rimane l'ultimo punto da lavorare. Giriamo il lavoro senza fare la catenella, saltiamo il primo punto e iniziando dal secondo lavoriamo una riga di 10 punti bassissimi. Una catenella, giriamo il lavoro e andiamo avanti a lavorare righe da 10 punti fino a lavorarne in totale 21. Ricapitolando, abbiamo lavorato 24 righe lavorando tutti i punti ed erano 39 punti. Poi abbiamo lavorato altre 24 righe lavorando solo 12 punti. Poi abbiamo lavorato una riga da 11 punti e 21 righe da 10 punti. Adesso lavoriamo le ultime 2 righe, una catenella, giriamo il lavoro. Lavoriamo intanto 10 punti bassissimi, 8, 9, 10 e lavoriamo un ultimo punto in questo filo che è in testa alla riga di V sotto, questo filo. E in questo modo facciamo un aumento e in totale abbiamo 11 punti nella riga. Una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una riga da 11 punti, un punto bassissimo in ogni punto. 11 e tagliamo il filo bello lungo per poter cucire. Ed ora non ci resta che fare le cuciture, ma prima dobbiamo decidere qual è il dritto del lavoro. Io ho scelto che sia questo, ma se voi preferite questo lato, potete tenere questo come dritto, è lo stesso. E poi mettiamo dei marker. Sul lato delle catenelle iniziali contiamo 22 punti e sul 23esimo mettiamo un marker. E facciamo la stessa cosa sull'ultima riga che abbiamo lavorato lavorando tutti i punti. Contiamo 22 punti e sul 23esimo mettiamo il marker.
Il lavoro qui sarà piegato in questo modo e cuciremo sui lati fino al punto prima del marker, 11 punti da una parte, 11 punti dall'altra, e poi questa parte verrà ulteriormente ripiegata fino più o meno alla fine del lavoro. E qui davanti mettiamo il bottone. Nel punto in cui volete cucire il bottone mettete il marker, potete metterlo di lato, centrale, come preferite. E poi mettiamo un marker al centro dietro, al centro delle 24 righe che abbiamo lavorato con tutti i punti. Per prima cosa cuciamo il bottone, tagliamo un pezzetto di filo e usiamo un ago senza punta. Questo è il davanti per me, quindi iniziando da dietro facciamo passare il filo e teniamo una codina dietro per poi poter saldare. E cuciamo il bottone. Una volta cucito il bottone, con il filo torniamo sul davanti del lavoro e facciamo un paio di giri con il filo intorno al bottone. In questo modo il bottone non sarà proprio attaccato al tessuto, ma sarà un po' staccato. E riportiamo il filo dietro. E tiriamo. Annodiamo sul retro e nascondiamo il filo attraverso i punti. Stando attenti che non si veda il filo sul davanti. Nascondiamo anche il filo di inizio lavoro, sempre sul rovescio. Tagliamo un filo lungo circa 70 cm e lo cuciamo dove abbiamo messo questo marker, che è sul dietro, iniziando sempre sul rovescio. E lasciando sempre una codina di filo all'inizio per poter saldare. Diamo un paio di punti annodiamo sul retro la parte lunga del filo la facciamo uscire sul davanti e la codina qui dietro la nascondiamo attraverso i punti. Ed ora cuciamo questa parte con il filo di fine lavoro che abbiamo tenuto lungo. Qui abbiamo 3 sezioni da 24 righe e pieghiamo in questo modo, prima così e poi così. Qui non importa se il lavoro vi sembra un po' piccolo, le righe sono perfette, poi tiriamo un po' e verrà perfetto. Su questo lato, piegando il lavoro con la prima piega che facciamo, queste 2 righe di V si separano e il lavoro si piega perfettamente da solo. Con la seconda piega avviciniamo l'ultima riga che abbiamo lavorato e cuciamo l'ultima riga che abbiamo lavorato con questa riga di V. Partendo dal primo punto, prendiamo il filo dietro
del punto dietro, così, e il filo davanti del punto davanti. E cuciamo così 11 punti fino ad arrivare all'ultimo punto qui. Diamo un ultimo punto sul punto successivo per saldare meglio e adesso facciamo passare il filo dietro sul lavoro e sotto i punti, sotto l'ultima riga di V. Senza tirare troppo, altrimenti arricciamo il lavoro, ma tirando il giusto in modo che questa parte resti un po' in sesto, che non si slappri. Portiamo il filo qui su all'altezza dell'ultimo punto della riga Qui abbiamo una riga di 12 punti e quindi contiamo 12 punti anche da questa parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e iniziando dal punto numero 12 cuciamo il filo dietro del punto dietro e il filo davanti di questa riga di V. Qui se vogliamo possiamo dare 2 passate per fissare. E poi cuciamo tutti i punti. E adesso cuciamo la parte bassa. Qui entriamo in questi punti che spuntano, che sono le catenelle che abbiamo fatto per girare il lavoro. Dietro prendiamo proprio questo filo, questo, davanti entriamo così. Prendiamo questo filo dietro e questo davanti. Questo filo dietro e in qualche punto prendiamo anche il centrale e poi davanti. La parte centrale non serve prenderla in tutti i punti, ma
è importante che prendiamo anche quella, altrimenti questa parte poi si muove. E questo è il risultato. Qui nascondiamo il filo attraverso i punti . Avanti e indietro, in modo da saldare senza dover fare nodini. E tagliamo. Ed ora cuciamo la parte alta, cucendo su un lato e poi sull'altro, e cuciamo dal punto dopo rispetto a dove abbiamo messo il marker. Entriamo al centro del punto sia del pezzo davanti che del pezzo dietro. Teniamo una codina di filo all'inizio per poi poter saldare e cuciamo così tutto questo lato. Anche qui passiamo il filo sotto i punti per portarlo sull'altro lato . E tiriamo quanto basta perché il portafoglio abbia la larghezza giusta. Se tiro troppo si arriccia, se stendo troppo il lavoro questo filo non servirà per mantenere un po' la forma. Cuciamo questo lato nello stesso modo, contiamo 11 punti da dopo il marker, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Questo punto e questo di qua sono i primi punti da cui iniziamo a cucire. Filo interno e filo interno e cuciamo tutti i punti.
E il portafogli è pronto. Per chiuderlo potete mettere un bottoncino automatico qui sotto, se preferite. Io l'ho voluto fare un po' più etnico, diciamo così. Il bottoncino, il filo dietro, arrotoliamo il filo un paio di volte intorno al portafoglio e poi 2 o 3 volte intorno al bottone. Potete lasciare il filo libero così e qui tagliarlo, oppure aggiungere una perlina. Se vogliamo aggiungere la perlina, inseriamo la perlina e intanto la mettiamo dietro, prendiamo la misura io voglio che la perlina venga qui più o meno e quindi qui metto un marker oppure facciamo un segno. E qui facciamo un bel nodo. Facciamo un nodino anche prima della perlina. E tagliamo il filo. Ed ora non ci resta che riempire il nostro portafoglio con carte e soldi e quello che ci serve. La chiusura fatta così a me piace molto, ma ovviamente, come detto, se volete potete mettere un bottoncino automatico qui sotto e sarà perfetto. Le carte danno un bel sostegno al portafoglio che diventa, secondo me, veramente pratico e utile. E vi devo dire che non me l'aspettavo, ma mi piace veramente tanto, lo trovo ben fatto, cioè nel senso funzionale, utile e che si può veramente usare. Ovviamente non ha tutto il posto che hanno i portafogli che usiamo di solito, quindi non ci stanno dentro tutte le carte, tutte le cose che abbiamo di solito, ma forse potrebbe essere anche un'occasione per portare via veramente solo quello che serve. Fatemi sapere cosa ne pensate voi, se ne avevate già fatti di questi, se lo rifarete e ovviamente se rifarete questo portafoglio aspetto di vedere le vostre foto. Sapete che potete condividerle con me taggandomi in Instagram o nel mio gruppo Facebook. Trovate tutti i link nella descrizione del video. Fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente non vedo l'ora di leggere tutti i messaggi. Io come sempre vi ringrazio moltissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!